Purtroppo per molti anni la birra è stata ritenuta in Italia una bevanda da tracannare senza ritegno e, ahimè, per molti regna ancora questa concezione. Ma fortunatamente il diffondersi della cultura brassicola anche all'interno del nostro bel paese ha fatto sì che questa usanza fosse superata da una sempre maggiore attenzione alla qualità del prodotto. Perciò vi starete chiedendo, ma come possiamo degustare una birra al meglio in modo da esaltarne le qualità? Ve lo spiego io dopo la sigla. E mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete continuare a supportarmi e sopportarmi ovviamente. Basta un semplice click e non vi costa niente. Cominciamo! Per non creare un video troppo lungo e rischiare di annoiarvi, ho deciso di spezzare il video sulla degustazione in due parti, dove in questa descriverò il metodo giusto per approcciarsi ad una corretta degustazione. Nel secondo invece vi illustrerò come procedere e soprattutto quali elementi tenere in considerazione per analizzare correttamente una birra. Numero 1. Rilassatevi, proprio come prima di un pasto o prima di guardare i miei video. Ovviamente la postura deve essere eretta e corretta. Se degusterete una birra sdraiati sul divano non rischierete altro che combinare un disastro. Punto numero 2. Evitate di fumare. Se siete dei fumatori, rinunciare a fumare almeno per qualche ora prima della degustazione potrebbe esservi molto di aiuto. Tuttavia ormai, come già penso saprete, il fumo, oltre che a danneggiare la vostra salute, limiterà molto la vostra percezione degli odori e dei profumi. Perciò non trovate che rinunciare ad una sigaretta per degustarsi una birra al meglio sia un giusto compromesso? Fatemi sapere che cosa ne pensate. Terzo punto, non degustate in stanze buie e con odori forti. Se state cucinando o avete cucinato da poco piatti con odori molto intensi, come per esempio le fritture, e non avrete ancora cambiato l'aria della stanza, il vostro olfatto percepirà un sacco di aromi, limitando così quello proveniente dalla birra. Certo, perché tutti degustiamo mentre friggiamo. Comunque avete capito il discorso. Inoltre, per capire quale sia il colore effettivo della birra, vi servirà una stanza ben illuminata, anche per determinarne limpidezza e torbidità. 4. Lavarsi le mani con sapone neutro. Vi potrà sembrare strano, ma se utilizziamo del sapone aromatizzato o del gel sanificante, questi aromi potrebbero influenzare in maniera negativa la vostra degustazione, storpiando ovviamente gli odori provenienti dalla birra. E soprattutto vi raccomando di impugnare il bicchiere dallo stelo in giù, in modo tale che la mano sia più distante possibile dalla vostra bocca. 5. Evitate di mangiare cibi troppo saporiti. Solitamente per accompagnare le degustazioni sono ammessi cibi neutri, come ad esempio pane o grissini, in modo tale anche da ripulirsi la bocca fra una birra e l'altra. Ma chiaramente la degustazione è un momento a sé e non è da effettuarsi durante i pasti. 6. Usate il bicchiere adatto e soprattutto di vetro. Il vetro è l'unico materiale capace di mantenere intatto il sapore e il profumo della birra, senza inoltre sfalsarne il colore. Solitamente per le degustazioni il bicchiere universalmente utilizzato è il tecu, che grazie alle sue caratteristiche di struttura riesce a mettere in risalto maggiormente colore, aroma e sapore della birra, al quale probabilmente sarò costretto a dedicare un video prossimamente. Chiaramente, come vi potete immaginare, sarebbe difficile fare una degustazione con un boccale da 1 litro. 7. Usate la temperatura indicata. Se degustate una birra al limite del congelamento, che sia questa la più buona al mondo, sarebbe nient'altro che uno spreco. Proprio perché le temperature di servizio troppo rigide inibiranno i profumi della birra e anche le vostre papille gustative. Allo stesso tempo, se questa sarà troppo calda, la sua percezione del gusto e degli odori sarà totalmente sfalsata. Ultimo punto, e dedicato soprattutto ai degustatori provetti, è prendere appunti. Se siete interessati a degustare molte birre, il mio consiglio è quello di prendere nota riguardo alle caratteristiche e quali assaggiate. Questo vi sarà molto d'aiuto per non crearvi confusione. Lo potete fare semplicemente su un taccuino o, se siete più moderni, attraverso il vostro smartphone. Esistono tra l'altro alcune applicazioni che vi consentono di annotarvi tutte le vostre degustazioni e addirittura lasciare una recensione per ogni birra. Bene amici, questi sono tutti i punti che ho ritenuto fondamentali per permettervi di effettuare una corretta degustazione. Se avete trovato qualche punto da aggiungere o ho tralasciato io qualcuno, vi aspetto qui sotto nei commenti per farmelo sapere. Vi aspetto nella seconda parte del video.